Bentornati a tutti amici in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare le previsioni della settimana, l'ultima settimana di gennaio, quindi la settimana dal 23 al 29 di gennaio 2023. Abbiamo le nostre due varianti, abbiamo le carte che useremo, quindi le carte della luna, le carte che ho creato io e le carte napoletane come sempre. Vado a contraddistinguere le due varianti con due fiori diversi. Quindi sul primo mazzo vado a mettere i fiori bianchi. Secondo mazzo vado a mettere i fiori viola, quindi la lavanda. Andiamo quindi a vedere gli eventi di questa settimana, cosa succederà per te questa settimana e parto subito con la prima variante che ha i fiori bianchi. Ok, partiamo con le carte che ho creato io e intanto andiamo a vedere qual è la situazione che ci vogliono fare vedere. Quindi per l'ultima settimana di gennaio 2023, la settimana che si apre il 23 di gennaio, cosa diciamo alle persone della prima variante? Vediamo un po', prima variante, la settimana che parte il 23 gennaio, vediamo un po' cosa possiamo dire per te. Prendiamo 5 carte di queste, ok? Ok, a fondo mazzo abbiamo una carta, come sai, che mi parla di incontri positivi o comunque armonia per quel che riguarda il rapporto con le persone che ci circondano. Andiamo avanti. Allora, abbiamo una carta che mi parla un po' del sentirsi in qualche modo in gabbia, fermi, bloccati. Questo è un po' quello che ci dice questa carta, vedi proprio come raffigura anche l'immagine. Potremmo avere la sensazione di sentirci un pochino fermi, come se una situazione non andasse né avanti né indietro. Abbiamo comunque avremo modo questa settimana di fare un qualcosa di positivo per quel che riguarda le relazioni con gli altri, Anche con questa carta, questa è una carta che mi parla comunque di generosità, di dare e ricevere amore, di un qualcosa di bello da vivere durante questa settimana, insieme alle persone che per noi contano. Ok, qua abbiamo, vedi, la carta dell'attesa. Infatti qua avevamo la carta del sentirsi un po' bloccati, abbiamo la carta infatti dell'attesa. È come se stessimo aspettando qualcosa, una risposta, una persona. Qui c'è un'attesa per qualcosa. Abbiamo una situazione che potremmo andare a... Ma io credo che qua arriveranno delle comunicazioni con queste carte via via che siamo andati avanti con le carte. Quello che ci fanno vedere le ultime due sono una situazione che si potrebbe chiarire, potrebbe in qualche modo essere anche da chiarire o da approfondire, ma poi abbiamo comunque una carta che mi parla qui di comunicazione, quindi quello che stiamo aspettando, se è una telefonata, se è un invito, una mail, una risposta, un colloquio. Qui abbiamo l'ultima carta che è proprio la carta della comunicazione, ok? Un dialogo. Potrebbe anche essere questa una carta che mi indica il dialogo con qualcuno. Se c'è stata una situazione ferma di distacco, potrebbe esserci un chiarimento. Allora, andiamo avanti ancora prendendo... Voglio prendere anche 5 carte della luna. Prendiamo queste 5, andiamo a vedere quello che ci vogliono svelare, vedi? Inerente a questa settimana, l'ultima settimana di gennaio, abbiamo un'altra carta che mi parla di compagnia, di fare un qualcosa insieme agli altri. L'avevamo già detto con le mie carte e viene riconfermato che durante questa settimana potrebbe esserci un invito, comunque un festeggiamento, un qualcosa da fare proprio insieme agli amici. Qua c'è la risata, c'è l'essere felici, sorridenti, come avevamo detto con la mia carta. Cioè diciamo che si procrastinare, no? Questa carta è un po' quella che mi fa pensare che c'è una situazione che sembra non evolvere o siamo proprio noi che stiamo un po' prendendo tempo. Dobbiamo seguire il gregge, abbiamo poi la carta della partenza, ok? Quindi io penso che questa... E poi c'è la luna nuova, infatti proprio il venerdì
o sabato o venerdì direi, c'è stata proprio la luna nuova. Quindi questa che si sta aprendo è una settimana dove comunque noi stiamo vivendo questa fase di luna nuova, ok? Quindi le carte ci dicono che potrebbe essere un momento dove abbiamo perso tempo, abbiamo fatto passare un pochino, forse per pensare, per non deludere qualcun altro, per seguire il gregge appunto. Abbiamo avuto un po' paura di prendere una decisione, fare una scelta, ma adesso c'è il momento della partenza, ok? Quindi credo che possa essere anche uno sblocco in una situazione che stavamo aspettando evolvesse. Allora, andiamo ancora a vedere. Usiamo le carte napoletane. Qua abbiamo la carta del bar, della compagnia, di un qualcosa da fare, un festeggiamento da fare con gli amici, con i parenti. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. Con le carte napoletane, cosa possiamo dire ancora per i fiori bianchi? Chi ha scelto la prima variante? Qua c'è una partenza dopo un momento di blocco, fermo praticamente, ok? Questo è quello che ci hanno fatto vedere fino adesso. Allora, vediamo ancora per la prima variante cosa possiamo aggiungere. Prima variante, ultima settimana di gennaio. Infatti. C'è un qualcosa da fare in compagnia con gli altri, le carte continuano a ribadire questo, C'è anche nelle carte napoletane un qualcosa che mi fa vedere che c'è un gruppo di persone intorno a te, che non ti piace isolarti o non avrai modo di isolarti o non ti piace più che altro qua, non vuoi isolarti e ti ritroverai probabilmente circondato da tante persone che ti dimostreranno anche il loro affetto qui. C'è un nuovo inizio dove ci sono anche proprio, dove c'è armonia, ok? Probabilmente potrebbe anche essere questo con persone con cui nel passato hai avuto delle discussioni, eh? Assolutamente sì. Allora, sì, soprattutto mi parlano di persone con le quali hai avuto una relazione d'amore, ci sono stati dei problemi, però a livello di affetto, quindi famiglia, amici, qua c'è un po' il ricucire un rapporto, mettere di nuovo un po', trovare di nuovo un avvicinamento, in quattro parole, con questa persona nello specifico mi fanno vedere a me. A me qua fanno vedere i segni d'acqua, non per tutti saranno segni d'acqua, però qua sono molto forti i segni d'acqua e i segni di terra. Quindi Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Pesci e Scorpione. È come se nel passato ci sono state delle discussioni, dei battibecchi, delle incomprensioni e qui c'è modo, di nuovo c'è l'opportunità di ricucire un rapporto e c'è anche un evento, un qualcosa da fare comunque con gli altri, in compagnia. Dopo probabilmente secondo me è un periodo bloccato, un periodo di fermo, ok? Quindi qua c'è una modifica nel cammino. Per qualcuno potrebbe anche iniziare, essere questo l'inizio di un nuovo percorso nella vita, ok? Un nuovo percorso in generale, che sia un percorso di lavoro nuovo, un percorso affiancato sempre al lavoro con un'altra persona, ok? O di nuovo una nuova, come dire, un nuovo andare avanti con una persona con cui c'era stato un fermo, uno stop, va bene? Allora andiamo avanti, vediamo un po' ancora i segni, anche se abbiamo già citato i segni di terra e i segni di acqua, voglio andare ancora a vedere i segni per te con i quali interagirai di più. Allora, vediamo un po' con quali segni maggiormente interagirà la variante numero 1 che ha scelto i fiori bianchi. Vediamo un po'. Qua abbiamo i segni di fuoco principalmente e i segni d'acqua. Quindi Cancro, Scorpione, Pesci, come è uscito prima, abbiamo il segno dell'Ariete, Ariete, Leone, Sagittario, segni di fuoco, ok?
questi sono i segni con cui mi fanno vedere interagirai maggiormente. Allora, passo adesso alla seconda variante che aveva la lavanda, i fiori lilla, i fiori viola. Dunque, partiamo come abbiamo fatto prima per la seconda variante e andiamo a vedere quello che ci vogliono svelare per te. Le mie carte napoletane, vediamo un po', seconda variante, per chi ha scelto il vaso con la lavanda. Vediamo un po' per il vaso con la lavanda, la settimana che parte il 23 gennaio 2023 fino al 29. Allora, con le nostre, qua ne vogliono uscire due, ne prendiamo entrambe, magari se vogliono uscire tutte e due c'è un motivo, andiamo a vedere. Allora, qui, ok. Ok, allora qui anche, ok. Allora, qui c'è una nuova opportunità, perché? Perché qua a fondo mazzo abbiamo proprio una carta che mi parla di una nuova opportunità che si può presentare nella nostra vita durante questa settimana. Io qua ci vedo le persone che hanno un po' le amicizie o gli affetti, quelle che comunque si contano sulle dita di una mano. Qua potrebbero esserci anche persone che amano gli animali, potrebbero esserci persone che comunque, diciamo, sì, ti vedo circondata da persone, però c'è soprattutto un po' la famiglia, le persone di sempre, le persone, diciamo che non vedo una persona che si circonda totalmente tanto per avere gente intorno. Qui conta anche proprio un po' quello che queste persone che ti circondano valgono per te o ti hanno dimostrato. Ok? Quindi durante questo periodo, durante questa settimana, io vedo che sei circondato da persone che ti girano intorno, persone sincere, però potrebbe esserci un qualcosa con questa carta che mi parla un po' di, anche qua, una situazione che potrebbe sentirsi bloccata, però qui per vie di altre persone, cioè per colpa, per motivazione di altre persone. Quindi qua potresti sentirti un pochino ferma, bloccata, ma perché ci sono terze persone di mezzo che bloccano un po' il tuo avanzamento, ok? Potrebbe essere sia nella coppia che a livello lavorativo, andremo poi ad approfondire. Anche qui c'è da studiare bene una situazione, diciamo che rispetto alla stesa precedente, qua mi pare di vedere che ci sono delle persone coinvolte che in qualche modo potrebbero un pochino bloccarti, ok? C'è meno gente, perché prima sì, avevamo la compagnia, avevamo la festa, il divertimento, qui anche, ok? Però più con le persone di sempre, con le persone del passato, con le persone quelle che frequentiamo magari proprio da anni o con i familiari. C'è invece un qualcuno di esterno che potrebbe averci mancato di rispetto e in qualche modo potremmo noi sentirci un po' bloccati, ok? Andiamo a vedere. Andiamo avanti con le carte della luna, vediamo un po' cosa vogliono ancora aggiungere. Allora, voglio prendere queste tre, prendiamo ancora questa, prendiamo ancora questa qui, vediamo un po' cosa ci dicono. Ok, abbiamo comunque un qualcosa di estremamente positivo questa settimana per quel che riguarda le finanze, in questa seconda variante. Poi c'è una guarigione di una ferita, ok. Ci sono persone qua che potrebbero anche magari pregare, ringraziare per ciò che hanno, e vedi, abbiamo allora, la carta dell'ingombro è come se dicesse che c'è bisogno di fare pulizia di persone intorno a te. Quindi se sei già una persona che comunque in linea di massima tiene nella propria vita le persone di sempre, le persone di cui si fida e ci sono dei dubbi per quel che riguarda qualcuno in particolare o qualcuno ci ha mancato di rispetto o hai dei dubbi che qualcuno ti mette un po' i bastoni tra le ruote o faccia un po' il doppio gioco,
la doppia faccia, le doppie parole, pettegoli, eccetera, eccetera, qui c'è bisogno o la necessità di far pulizia. Credo proprio che riuscirai a farla durante questa settimana. Potresti proprio cacciare via qualcuno dalla tua vita, qualcuno che comunque è estremamente negativo, per poi trovare comunque un qualcosa di estremamente positivo in campo finanziario, qui, un qualcosa per cui dire grazie. E poi abbiamo comunque la carta della protezione e la carta della guarigione del corpo e dell'anima, ok? Quindi anche magari di una situazione che ci faceva stare male proprio a livello di intimità, di anima, ok? Allora, andiamo ancora avanti e vediamo. Quindi in questa seconda variante penso che durante questa settimana potrebbe esserci un tagliare fuori dalla nostra vita una persona che ci ha un po' stancato o che diciamo non merita di rimanere nella nostra cerchia stretta di amicizie, ok? Variante lavanda. Andiamo a vedere ancora con le carte napoletane. Ed è una settimana estremamente promettente, l'abbiamo detto, per quel che riguarda il lavoro, comunque le finanze, ok? Ci potrebbe essere un'entrata in più o più clienti se lavori a contatto con il pubblico. Allora, vediamo con le carte napoletane la settimana dal 23 al 29 gennaio. Cosa ti posso aggiungere? Sì, qua c'è la maschera che cade, quindi c'è qualcuno che probabilmente, come dicevamo prima, è stato ambiguo, è stato un po' incomprensibile, è una persona su cui avevi dei dubbi. Qua c'è proprio la maschera che cade. Vediamo un po'. C'è la chiarezza durante questa settimana, quindi se qualcuno magari vicino a te si è mostrato timido, si è mostrato ambiguo, qua c'è l'uscire allo scoperto. Durante questa settimana è come se ci fosse una rivelazione, un qualcosa che ti viene svelato, un qualcosa che prima era segreto che adesso viene alla luce, ok? Allora, sì. Sì, c'è anche un po' il rendersi conto che non siamo noi le persone sbagliate, ma che probabilmente, eh, cioè, come dire, abbiamo interagito con persone sbagliate, non siamo noi che dobbiamo cambiare, non siamo noi che siamo sbagliate, però purtroppo ci sono delle persone che si sono comportate in modo subdolo, ambiguo nei nostri confronti. Qua c'è una rivelazione nella seconda variante. E c'è anche comunque un viaggio, uno spostamento o comunque un allontanamento tuo, come abbiamo detto prima, inerente a una persona che ti ha ferito. Va bene? C'è una rivelazione durante questa settimana, c'è la maschera che cade, una situazione che è rimasta ambigua che viene portata alla luce. Andiamo a vedere i segni. Ultima settimana di gennaio per chi ha scelto la lavanda. Vediamo un po' con quali segni puoi interagire di più. C'è chiarezza più che altro, c'è proprio la verità, ecco, mi viene da chiamare la rivelazione, la verità, mi viene da dire. Segni abbiamo Toro principalmente, Vergine e Capricorno e Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo ancora il segno dei Pesci e il segno dell'Ariete in questa seconda variante con la lavanda. Ok, queste erano le previsioni della settimana. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento e al prossimo video. Ciao a tutti.